Sono uscite delle notizie veramente interessanti nel mondo dell'elettrico e non potevo parlare di questa notizia in particolare, ovvero Tesla Model Y, auto più venduta al mondo nel primo trimestre 2023. Mi avete sentito bene? Non sto parlando dell'auto elettrica più venduta al mondo, ma proprio delle auto in generale, sorpassando addirittura la Toyota Corolla, che è a questo punto la seconda auto più venduta al mondo. I dati che dimostrano questa crescita così esponenziale e che dimostra che Tesla Model Y è veramente la prima auto più venduta al mondo sono stati compilati da IATO, unendo i dati di 53 paesi diversi e aggiungendo delle statistiche in base a quello che è stato venduto nei restanti paesi. Tesla Model Y sorpassa tutti con ben 267.200 unità, restando comunque testa a testa con la Toyota Corolla che si trova solamente 10.000 unità sotto. E c'è da dire che Elon Musk, amministratore delegato di Tesla, ma ormai probabilmente lo saprete tutti, aveva detto lo scorso anno che la Tesla Model Y sarebbe diventata l'auto più redditizia tra tutti i comparti di automotive nel mondo e probabilmente sarebbe diventato l'auto più venduta al mondo nel 2023. Pertanto non si sbagliava, almeno per quanto riguarda il primo trimestre, ma se l'andazzo è questo, la possibilità che si ritrovi ad essere veramente l'auto più venduta al mondo in tutto il 2023 è molto alta. La crescita della Tesla Model Y in tutto il mondo sicuramente sono stati incentivati grazie ai grandissimi tagli di prezzo che sono stati fatti all'auto dall'azienda americana, che hanno incentivato tantissime persone che magari erano incerte, specialmente per quanto riguarda il prezzo nell'acquisto, a finalizzare questo acquisto e andare verso l'elettrico. Pertanto questo dimostra che è un'auto specialmente richiesta, ma il problema principale è ancora il prezzo. Infatti è veramente interessante capire come quest'auto, che sotto qualsiasi criterio non è un'auto economica, dato che nella versione base, prendiamo l'Italia, arriva ad oltre 45-46 mila euro, abbia superato un'auto come la Toyota Corolla, che costa in America quasi 15-20 mila dollari in meno. Questo mi fa capire personalmente quanta richiesta di veicoli elettrici ci sia in realtà, ma che è difficilmente reperibile per colpa del prezzo. Perché se contiamo che un taglio di 12.000 euro che è stato fatto nell'ultimo periodo da parte di Tesla sulla Tesla Model Y hanno portato una crescita così esponenziale del veicolo nelle vendite. Immaginiamoci nel caso Tesla decidesse veramente di tagliare ancora i prezzi cercando di vendere sempre più veicoli, cosa che in realtà ha detto che farà nell'ultima chiamata con gli investitori. Questo vorrebbe dire tagliare ancora di più i prezzi, andando ovviamente a discapito un po' del margine netto, ma spingendo questo veicolo a sempre più persone. Chi segue lo spazio di Tesla sa che l'idea finale è quella di creare dei robotaxi, pertanto vendere l'auto ad un prezzo che praticamente non fa guadagnare nulla, per poi guadagnare sul software di guida autonoma, che in America può funzionare, in Europa farebbe un po' più fatica. Ma questo è tutto un altro discorso. Se vediamo però in generale le altre auto che si trovano in cima alla classifica, vediamo che la seconda è la Toyota Corolla, ma anche la terza, la quarta e la quinta sono delle Toyota. Questo in realtà vuol dire che Toyota sta facendo un ottimo lavoro di marketing per spingere i propri veicoli, ed è probabilmente anche per questo che gli investitori cercano di convincere Elon Musk, in realtà non Tesla in generale, perché poi alla fine è lui che prende le decisioni finali, a implementare delle pubblicità che in realtà funzionano, ma c'è da vedere anche il discorso che Tesla è arrivata a questo punto senza fare mai nessuna pubblicità, e questo dovrebbe far un attimo pensare anche al livello di prodotto che vende Tesla rispetto magari a Toyota. Un altro fattore che trovo particolarmente
curioso è che molti chiedono a Tesla di avere più auto, più veicoli di diversa forma, di diversa tipologia. Ma quello che hanno fatto loro, se notate, è creare delle auto elettriche solamente che possano essere delle category killer, ovvero essere dei campioni nella loro categoria, senza andare a creare decine, centinaia di varianti diverse che andrebbero a rendere estremamente complicato il creare questo veicolo in vari stabilimenti e con varie forme. Quello che hanno fatto è prendere semplicemente una piattaforma e creare sopra quella una berlina un po' più compatta, un SUV, che è la Model X, in realtà dovrebbe essere un SUV anche se non assomiglia a un SUV, e un crossover che è la Tesla Model Y, che è appunto l'auto più venduta al mondo. Allora non serve creare decine, centinaia di diverse auto, quando l'auto che tu compri può essere migliorata nel tempo, cosa che gli altri stanno facendo veramente fatica a fare, dato che è innegabile che a livello software Tesla sia ad un livello veramente superiore, e basti guardare il video che ho fatto riguardante la MG4 alla fine. Come ultima cosa volevo farvi notare che non mi sono riuscito a trattenere dal commentare il post di Motor One, che è stato il primo a parlare di questa notizia su Instagram, dicendo: e adesso chi lo va a dire a chi pensa che non ci sia richiesta per le Tesla o per le EV in generale? E ovviamente sotto una marea di commenti di dubbio livello intellettuale, mettiamola così. Ed è anche un po' questo il discorso: gente che continua a dire che non c'è assolutamente richiesta per le auto elettriche, cosa assolutamente non vera. La richiesta per auto elettriche è altissima, è la produzione che non viene fatta, è il prezzo che non riesce ad essere diminuito. Ma questo perché Tesla è l'unica, che quasi l'unica in realtà, perché ci sarebbe anche BYD, che riesce a fare del soldo per ogni auto venduta, mentre tutti gli altri stanno perdendo milioni se non miliardi ogni trimestre per cercare di tenere il passo di Tesla, cosa che è praticamente impossibile. Basta guardare per esempio Ford, che nell'ultimo trimestre aveva un margine del meno 102%. Questo vuol dire che ogni volta che loro vendono un Ford F-150, una Mach-E, praticamente perdono lo stesso valore dell'auto un'altra volta. Pertanto a loro costa il doppio, e capite anche voi che non possono permettersi di abbassare il prezzo a questo punto, mentre Tesla continua ad avere uno dei margini più alti tra tutti gli automaker, sia che sia combustione interna che di auto elettriche. Questo dovrebbe veramente far pensare. Il livello in cui si trova Tesla è assurdo. Quello che possono fare gli altri automaker è sopperire alla richiesta che Tesla non riesce a coprire, perché ovviamente mettiamo uno scenario idilliaco dove tutte le auto siano elettriche. Tesla non riuscirebbe mai a coprire una richiesta di 70-80 milioni di auto al mondo. Il suo goal finale, che già è difficile, è di 20 milioni all'anno. Questo vuol dire che rimane un'altra 60 di milioni di veicoli che, nel caso dovessero essere elettrici, dovrebbero essere comunque coperti da qualcun altro. Quindi quella è la loro fetta. Dovrebbero combattere contro le auto a combustione interna, come sta facendo Tesla, ma questo andrebbe contro il loro modello di business, perché quello che sta succedendo adesso è che Ford, General Motors mica tanto, che sta parlando tanto facendo veramente poco, ma Volkswagen, Stellantis stanno facendo in modo che il loro business di auto termiche stia finanziando il business di auto elettriche, che ad oggi non è ancora profittevole e per i prossimi anni non sarà ancora profittevole. Questo però crea un problema, dato che più auto elettriche vengono vendute, meno auto termiche vengono vendute. Pertanto il problema è che meno auto termiche vengono vendute, meno guadagno c'è da reinvestire nelle auto elettriche. È un ciclo vizioso che rischia veramente
di mettere in pericolo gli equilibri che si sono andati a creare negli ultimi anni, ed è anche per questo che vedete sempre più aziende e stati che cercano di spingere contro il cambio verso l'elettrico, perché molti stati hanno queste grosse aziende automotive che lavorano all'interno dello stato e che portano miliardi a quest'ultimo. Ma adesso non vedo l'ora di vedere il secondo trimestre, che magari vedrà la Tesla Model Y al primo posto o comunque tra i primi 3. Ma adesso vedremo anche fra qualche anno quando uscirà la Tesla Model 2. Non mi piace come nome e Elon ha detto che non si chiamerà così, però ci siamo capiti. Ma questo è tutto per il video di oggi. Fatemi sapere con un commento qua sotto cosa ne pensate voi di questo exploit di Tesla Model Y e questa crescita esponenziale nella richiesta di auto elettriche, e non dimenticatevi anche di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Grazie mille.